Ciao a tutti e bentornati. Oggi tra le mie mani ho la Fujifilm X-T50 con equipaggiato un 16-55 f2.8. In questo video andremo a vedere come mi sono trovato in questo mese e mezzo di utilizzo e andremo a vedere i suoi pro e i suoi contro. Io lei l'ho testata con il 16-55 f2.8, un 50 mm a f1 che vi ho già portato sul canale, e prossimamente arriverà anche la recensione del 90 mm a f2. Partiamo subito col dire che Fujifilm con questa X-T50 ha voluto prendere la potenza dell'ammiraglia come la X-T5, ovvero il suo sensore, il suo processore, e racchiuderlo in un corpo macchina più compatto, accessibile e, diciamolo, incredibilmente affascinante. In questo video, oltre a parlare di questa X-T50, andremo a fare anche una piccola recensione di questo 16-55 che ho utilizzato su questo corpo per vedere come può essere utilizzato, come lavora e se vale ancora la pena acquistare questo modello o andare su il modello più recente VR2. La domanda naturalmente che ci poniamo è: ma questa combinazione fra questo corpo e questo obiettivo è la scelta più comoda e versatile che possiamo fare? In questo video lo scopriremo. Partiamo dal corpo. La prima sensazione che si ha tenendo in mano la X-T50 è un'incredibile solidità. Nonostante il peso contenuto di soli 438 grammi, le calotte superiori e inferiori in lega di magnesio le conferiscono un feeling decisamente premium. Il design è stato leggermente rivisto rispetto al modello X-T30, è stato un po' più arrotondato, il grip e l'impugnatura sono leggermente migliorati. C'è da dire che questa impugnatura secondo me è davvero troppo poco pronunciata, e infatti quando si va a utilizzare un obiettivo un po' più importante come il 50 mm che pesa all'incirca 650 grammi si va a sbilanciare decisamente in avanti e in diversi utilizzi si ha quasi paura di far scivolare la fotocamera dalle mani, quindi si va sempre a utilizzare con due mani e mai con una sola, perché quando si va a utilizzare solamente con una mano ci accorgiamo che andandola a tenere si ha proprio quella sensazione di perderla dalla presa, e se ci vogliamo mettere per caso in modalità riposo, per esempio come questa maniera, è meglio non farlo perché abbiamo proprio un piccolo spessore di questo grip e non ci permette quindi una presa importante come per esempio i grip Nikon e altre impugnature. Davvero un peccato se avessero pronunciato leggermente di più questa impugnatura, sarebbe stata davvero un'ottima cosa, perché comunque nella fase per esempio di ripresa video e ogni tanto ci viene a utilizzare solamente una mano, ti senti un po' poco sicuro e quindi ti devi dedicare anche tanto alla presa e non solo ai lavori che si vanno a fare. Sono presenti le ghiere per il controllo di tempo, diaframma e compensazione dell'esposizione che permettono di impostare la macchina ancora prima di accenderla, ma quella che salta subito all'occhio è qui in alto. Fujifilm ha sostituito la ghiera del Drive Mode con una ghiera interamente dedicata alla simulazione della pellicola. Una mossa discutibile personalmente parlando, perché l'avrei piuttosto utilizzata come ghiera per esempio per saltare nelle varie modalità o andare nella modalità video, invece la andiamo a trovare a modalità video sempre nel menu, un pochino sempre un cubo di Rubik l'utilizzo di una Fujifilm, ammetto. Questa ghiera può tornare utile per chi scatta in JPEG. Io non scattando mai in JPEG, alla fin fine se vado a selezionare un tipo di pellicola scattando in RAW mi va a sparire e quindi non la vedrò mai. Consiglio utilizzare sempre in JPEG così da avere i risultati con l'effetto pellicola anche sulla nostra SD. Se andiamo a scattare in RAW, anche se selezioniamo una pellicola per farci subito un effetto pronto, purtroppo non andremo a vederlo nella nostra fotografia. Quindi questa modalità sarà prevalentemente utilizzabile solo con la modalità JPEG. Quindi diciamo che se siete persone che volete avere risultati già pronti con un effetto pellicola Fujifilm, che comunque è sempre molto piacevole nelle fotografie, vi troverete sicuramente comodi, perché comunque questa rotellina qua è anche abbastanza simpatica da utilizzare. Però per chi lo utilizza in maniera completamente diversa potrebbe trovarla, diciamo, inutile. Abbiamo anche a disposizione due rotelle, una frontale e una posteriore. Sono abbastanza pronunciate, ma gli avrei dato quel tocco fuori ancora, belle morbide e posizioni estremamente perfette, anche se ogni tanto quella che abbiamo qua davanti, essendo che abbiamo un grip poco pronunciato,
si va a toccare dentro quando la si vuole tenere in mano. Mi è capitato diverse volte, ma non è un grosso problema comunque. Un punto importante da sottolineare è che, a differenza delle sorelle maggiori, questa XT50 non è tropicalizzata, quindi mi raccomando, massima attenzione quando la utilizzate per esempio sotto la pioggia o in ambienti polverosi. Sul retro troviamo un display LCD touchscreen da 3 pollici e 1.84 milioni di punti, orientabile ma non è completamente articolato, cosa che potrebbe deludere i vlogger più esigenti, e io stesso in alcune situazioni mi sono trovato un po' in difficoltà. La luminosità di questo display è davvero ottima. Ho fatto leggermente fatica quando ero diretto contatto con la luce del sole sul display, ma in generale mi sono trovato sempre molto bene. Anche il touch mi è piaciuto davvero tanto. Il mirino elettronico è un OLED da 2.36 milioni di punti, lo stesso della generazione precedente, fa il suo dovere, è chiaro e reattivo, ma non ha una risoluzione e impatto visivo dei mirini che troviamo sui modelli superiori. E ora parliamo di quello che rende speciale questa fotocamera ed è dentro il suo corpo. Sotto il cofano la XT50 è praticamente una XT5, monta lo stesso eccezionale sensore X-Trans CMOS 5 HR da 40.2 megapixel. Avere così tanti megapixel su un sensore APS-C offre due vantaggi enormi: un livello di dettaglio sbalorditivo che permette stampe di grandi dimensioni e una libertà di ritaglio crop senza precedenti, dandovi quasi una seconda focale a disposizione. L'ISO nativo parte da un valore di 125, garantendovi file ricchi e una grande gamma dinamica. L'altra grande novità è l'implementazione della stabilizzazione di immagine interna l'IBIS su 5 assi. Questo sistema compensa fino a 7 stop, cambia completamente le regole del gioco per una fotocamera di questa fascia. Significa poter scattare a mano libera con tempi di posa molto lenti, ad esempio 1/8 o 1/4 di secondo, ottenendo comunque immagini nitide. Il motore è l'X-Processor 5 che, oltre a gestire tutta la mole di dati di questo corpo, ti garantirà sempre un'ottima fluidità di utilizzo. Ottimo anche l'autofocus di ultima generazione che ti permette di agganciare un soggetto e non perderlo mai di vista. Occhi, volti, animali, qualsiasi cosa, lei te la manterrà sempre a fuoco anche se sarà un soggetto molto veloce. Anche sul fronte video la XT5 è una piccola potenza, registra internamente fino ai 6.2K a 30 fotogrammi al secondo in 422 a 10 bit. Questo significa colori più ricchi e una flessibilità di colore grading in post produzione che fino a poco fa era riservata a macchine ben più costose. Supporta i profili F-Log e F-Log2 per la massima gamma dinamica e offre anche slow motion in qualità 4K a 60 fps o Full HD a 240 fps. E oltre alla qualità video, quello che ho apprezzato davvero tanto è la stabilità che riesce a mantenere nelle riprese. Lei, se la utilizziamo in maniera intelligente, può essere utilizzata anche senza gimbal, riuscendo a ridurre al minimo, se non quasi eliminare, le vibrazioni nelle nostre riprese. Mi sono divertito davvero tanto a utilizzarla per registrare. C'è da dire che i file che escono sono particolari, sono esattamente file Fuji e quindi completamente differenti da qualsiasi altro corpo. Ci si deve prendere un po' l'abitudine per poi andarli a modificare nelle colorazioni, perché partiamo da file davvero in stile cinematico e quello lo apprezzo davvero tanto, ma poco saturi di partenza. Dobbiamo tirargli fuori noi il colore e proprio la pasta è davvero particolare. È difficile da spiegare, dovete provarlo sulle vostre riprese per capire la differenza, per esempio da un file come quello di Fuji, da quello di Sony o da quello di Nikon. Ogni file è diverso, ma quello di Fuji è davvero particolare, però lo apprezzo davvero tanto quando si creano riprese perché comunque l'effetto è davvero wow. Parlando al volo di batteria, ed è davvero un peccato la batteria che incorpora questo corpo, parliamo di una NP-V126S. Durante i miei test che ho fatto per fotografare e registrare mi sono accorto che l'autonomia generale mi ha un po' deluso. Ammetto che non mi ha fatto impazzire, perché quando vado a scattare ancora ci posso andare avanti
per diverso tempo, ma quando vado a registrare fa davvero fatica, si scarica abbastanza velocemente, contando anche che io per la maggior parte delle volte sono andato a registrare in 4K a 60 fps, quindi non ho registrato in 6,2K, lì andrà a scaricarsi ancora più velocemente. Davvero un peccato, perché quando sono andato a registrare mi sono quasi accorto che la batteria calava, non dico velocemente, ma quasi. Sicuramente se viaggiate per tutto il giorno e volete scattare e registrare, vi consiglio di avere almeno una o due batterie extra, perché secondo me a fine della giornata con solo una batteria purtroppo non ci arrivate. Davvero un grande peccato. Passiamo ora al compagno di questa recensione, parliamo del 1655 AF2.8 che ho equipaggiato in questo mese assieme al 90 mm. Per la maggior parte del tempo ho utilizzato lui nei miei viaggi ed è un obiettivo di fascia alta Fujifilm. Non per niente lui è un red badge che identifica le ottiche professionali Fuji. È un ottimo obiettivo. Per prima cosa, lato estremamente positivo è la f2.8 e che è tropicalizzato, non per niente VR nella dicitura. Lui è il modello 1, è uscito anche il modello 2, quindi più recente, ma lui fa davvero grandi lavori. Rispetto al 2 possiamo risparmiare qualche soldino, sicuramente ci sono state delle ottime migliorie nel secondo modello, ma ve lo consiglio sicuramente. Lui è un ottimo tuttofare, dai 16 mm ai 55 mm, su full frame abbiamo un range di 24 a 80 mm, ottimo obiettivo, abbastanza compatto, seppure il peso incomincia a essere un po' importante anche o maggiormente per un corpo come questo. Parliamo di 655 grammi contro un corpo che pesa 438 grammi, quindi un po' di sbilanciamento lo abbiamo, ma riusciamo ancora abbastanza a compensarlo. Sicuramente è un'ottima unione fra questo obiettivo e questo corpo per viaggi, portrait e molto altro. Diciamo che così è un bel kit completo di altissima qualità da portare sempre ovunque. La possibilità di allungarsi fino a 55 mm mantenendo sempre l'F2.8 ti garantirà sempre un'ottima luminosità e in situazioni per esempio di ritratti avremo un'ottima profondità di campo. Lui l'ho utilizzato davvero in queste situazioni, paesaggi, ritratti, e mi sono trovato sempre molto bene. Quello che mi piace è la qualità costruttiva, davvero tanta roba, la fluidità di tutte le ghiere è davvero impressionante e naturalmente quello che mi piace sempre è la possibilità di cambiare l'apertura del nostro diaframma con la ghiera sotto, poi con questo rumorino davvero bellissimo. Quello che riesce a creare Fuji nei suoi obiettivi top di gamma è sempre sbalorditivo. Parliamo del prezzo. Prima della nostra X-T50 al lancio andava a costare all'incirca 1399, ma ora come ora a quel prezzo riusciamo anche a comprarla con un kit base, che non è per niente male, quindi è andato un po' a calare il prezzo. Se parliamo invece dell'obiettivo, lui al lancio andava a costare all'incirca sui 1067 euro, ho visto che non si è abbassato più di tanto, però secondo me lo possiamo trovare magari di seconda mano senza problemi. Se lo vogliamo andare a acquistare nuovo costa sui 1000 euro e sono un prezzo più che comprensibile per tutto quello che riesce a fare, perché comunque è un obiettivo già di livello professionale. Sicuramente questa combinazione è quella che consiglio di più per avere già un kit completo da viaggio o anche solamente per scattare in maniera comunque professionale o registrare in maniera professionale, perché comunque con un 16 mm equipaggiato su questo corpo che riesce a registrare fino ai 6.2K e tutto, avremo la possibilità per esempio di registrare come sto facendo io, o se no, se vogliamo andare a prendere qualche dettaglio con una profondità di campo incredibile, lo spostiamo ai 55 mm f2.8 e tireremo fuori dei risultati davvero spettacolari. Vi consiglio questo kit sicuramente. Sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo corpo e di questo obiettivo. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale per non perdervi il video che arriverà a breve sul 90 mm a f2. In descrizione naturalmente trovate sempre un articolo dedicato e se per caso vorreste acquistare o il corpo o l'obiettivo vi lascio anche i link di affiliazione Amazon. Ci vediamo quindi qui sul canale con nuovi contenuti. Ciao ragazzi!